Hai mai riflettuto sul vero valore della solitudine? Nella società odierna, frenetica e superconnessa, la solitudine è spesso percepita come un nemico da evitare, un fantasma da scacciare. Ma che cosa accadrebbe se ti dicessi che la solitudine può essere un'alleata preziosa, un'occasione unica per la crescita personale e la realizzazione di sé? In questo video esploreremo il potere trasformativo della solitudine attraverso la lente della filosofia stoica. Scopriremo come figure storiche come Seneca, Epitteto e Marco Aurelio hanno utilizzato i periodi di solitudine per approfondire la comprensione di sé, sviluppare la propria resilienza e raggiungere la serenità interiore. Consiglio 1. La solitudine, un rifugio per la riflessione. Immagina di essere su un'isola deserta. Il rumore delle onde che si infrangono sulla riva è l'unica melodia che accompagna i tuoi pensieri. Niente smartphone a squillare, niente notifiche insistenti, niente caos del mondo che irrompe nella tua quiete. Solo tu e la vastità dell'oceano. Sembra un incubo per molti, vero? Eppure, per gli stoici, questa solitudine non era da temere. Anzi, era un'occasione preziosa per ritrovare se stessi. Lontani dalle distrazioni del mondo esterno, potevano finalmente immergersi nel profondo del loro essere, ascoltare la voce interiore senza giudizio e osservare i loro pensieri con una chiarezza inedita. Seneca, uno dei più grandi pensatori stoici, paragonava la solitudine a un porto sicuro, un rifugio dove attraccare per ripararsi dalle tempeste della vita e dedicarsi alla riflessione. Ritirati spesso nel tuo animo e là riposati, e soprattutto non farti trovare mai senza occupazione e non farti trovare mai vuoto. Frammenti 41:3. Era come se la solitudine fosse una stanza segreta dentro di noi, un luogo accessibile solo a chi aveva il coraggio di staccarsi dal rumore del mondo e di entrare in contatto con la propria essenza. Un'occasione unica per fare chiarezza sui propri valori, per distinguere ciò che è veramente importante da ciò che è effimero e per ricongiungersi con la propria natura più profonda. La solitudine non era isolamento, era introspezione. Era un'occasione per conoscersi meglio, per esplorare i propri limiti e le proprie potenzialità, per scoprire risorse interiori che neanche noi sapevamo di possedere. Era un viaggio dentro di sé, un'avventura alla scoperta del vero io, un'odissea che, come quella di Ulisse, ci portava a confrontarci con mostri interiori e sirene tentatrici, ma che alla fine ci conduceva verso la terraferma della consapevolezza di sé. E tu, sei pronto a salpare per questo viaggio? Sei pronto ad affrontare la solitudine e a scoprire i tesori nascosti dentro di te? Consiglio 2. La solitudine, un'occasione per l'autoesplorazione. Immaginate di trovarvi in una stanza buia. Non vedete nulla, solo il silenzio ovattato che vi circonda. Un brivido di paura vi attraversa, ma poi pian piano i vostri occhi si abituano al buio e cominciate a distinguere le sagome degli oggetti che vi circondano. È un po' come intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessi. All'inizio la solitudine può farci paura. Ci sentiamo persi, disorientati, come se avessimo perso la bussola. Ma è proprio in questo momento di buio che cominciamo a vedere le cose con più chiarezza. Epitteto, uno dei più celebri filosofi stoici, sosteneva che l'uomo non è turbato dalle cose, ma dai suoi giudizi su di esse. Manuale 1:5. La solitudine dunque ci permette di mettere in discussione le nostre convinzioni limitanti, di sfidare i nostri schemi mentali negativi e di costruire una visione più positiva e consapevole di noi stessi. È come se la solitudine fosse uno specchio che ci riflette la nostra vera immagine, un'immagine che spesso non ci piace perché ci mostra i nostri difetti, le nostre debolezze, le nostre paure, ma è proprio guardando in faccia queste ombre che possiamo cominciare a liberarcene. La solitudine ci insegna ad essere sinceri con noi stessi, ad accettare i nostri limiti e a non nasconderci dietro a maschere ipocrite. Ci spinge a scavare a fondo nell'animo nostro, per scoprire chi siamo veramente, al di là delle apparenze e delle aspettative degli altri. È un processo doloroso, a volte difficile, ma è anche un processo necessario per la nostra crescita personale. Perché solo quando conosciamo a fondo noi stessi, con tutti i nostri pregi e difetti, possiamo iniziare a costruire una vita autentica e appagante. E tu, hai il coraggio di guardarti allo specchio? Sei pronto ad affrontare la tua vera immagine e a liberarti delle catene del tuo passato?
Consiglio 3. La solitudine, una fucina di forza interiore. Immaginate di essere su un ring di pugilato. Davanti a voi un avversario imponente, le vostre paure, le vostre insicurezze, i vostri dubbi. Il combattimento è duro, ogni colpo sferrato vi fa barcollare. Ma voi non vi arrendete. Combattete con tenacia, con coraggio, con la determinazione di chi non ha nulla da perdere. È così che la solitudine ci tempra. Lontani dal sostegno degli altri, siamo costretti a fare affidamento sulle nostre sole forze. Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, a superare le nostre paure e a trovare la forza dentro di noi per andare avanti. Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo stoico, scriveva nei suoi ricordi: «La cosa più importante è fare ciò che è giusto e vivere la tua vita in modo onesto. Gli altri fattori, sia che tu li abbia o meno, non sono importanti». Ricordist 16. La solitudine, in questo senso, ci aiuta a coltivare la nostra indipendenza interiore. Ci libera dal bisogno di compiacere gli altri e ci permette di costruire la nostra felicità sulla base dei nostri valori più profondi. Non è più l'approvazione esterna a dettare le nostre scelte, ma la nostra bussola morale interiore. Impariamo a dire di no a ciò che non ci fa stare bene, a seguire le nostre passioni e a vivere una vita in linea con i nostri principi. La solitudine diventa così un percorso di crescita personale, un'occasione per diventare più forti, più resilienti, più liberi, non più schiavi delle aspettative degli altri, ma padroni del nostro destino. E tu, sei pronto a salire sul ring e affrontare le tue paure? Sei pronto a conquistare la tua indipendenza interiore e a costruire una vita basata sui tuoi valori? Consiglio 4. La solitudine, un invito alla libertà interiore. Immaginate di essere in cima a una montagna. Il panorama che vi circonda è mozzafiato. Vasti campi verdi, fitte foreste, cime innevate che si innalzano verso il cielo. Un senso di pace e di libertà vi invade. Siete finalmente liberi dalle catene del condizionamento sociale. È questa la libertà che la solitudine, intesa come momento di connessione con il nostro sé autentico, ci offre. Liberi dalle aspettative degli altri, diventiamo finalmente padroni della nostra vita. Possiamo esprimere la nostra vera natura, seguire le nostre passioni e vivere in armonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Seneca affermava: «Vivi secondo la natura, vivi come se fossi solo con te stesso». Epistole 73 et. La solitudine, dunque, ci permette di abbracciare la nostra autenticità, di liberarci dalle maschere che indossiamo per compiacere gli altri e di vivere una vita vera e appagante. Non è più l'opinione pubblica a dettare le nostre scelte, ma il nostro cuore. Impariamo ad ascoltare la nostra voce interiore e a seguire la nostra intuizione. Finalmente liberi di essere noi stessi, possiamo raggiungere la vera felicità. La solitudine diventa così un viaggio verso la libertà interiore. Un percorso di crescita personale che ci conduce alla scoperta del nostro vero potenziale. Un'avventura che ci porta a scalare le montagne più alte della nostra anima e a conquistare la vetta della nostra realizzazione personale. E tu, sei pronto a intraprendere questo viaggio? Sei pronto ad abbracciare la tua libertà interiore e a vivere una vita autentica? La solitudine, lungi dall'essere uno spettro da temere, è un dono prezioso che la filosofia stoica ci invita ad accogliere. Non è un isolamento forzato, ma un'occasione unica per conoscerci a fondo, per esplorare il nostro potenziale e per costruire una vita autentica e appagante. È un viaggio introspettivo che ci permette di liberarci dalle catene del condizionamento sociale e di trovare la nostra vera libertà interiore. È un rifugio sicuro dove possiamo riflettere sui nostri valori, affrontare le nostre paure e sviluppare la nostra forza interiore. La solitudine non è un nemico, ma un'amica preziosa che può aiutarci a diventare la migliore versione di noi stessi. Accettala, abbracciala e scopri i tesori che nasconde. Iscriviti al canale Stoicismo 2.0 per non perdere i prossimi video e lascia un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi.